Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. L'Imam Rock 41 fu un caccia monomotori biplano prodotto dall'azienda italiana Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali, IMAM, negli anni 30 ed utilizzato principalmente dalla Regia Aeronautica nel ruolo di addestratore. Agli inizi degli anni 30 il Ministero dell'Aeronautica emise una specifica per il rinnovo della linea caccia, basata fino ad allora sui Fiat CR20, che stavano inesorabilmente per giungere alla fine della loro carriera operativa. La IMAM affidò il compito di disegnare un nuovo velivolo che potesse soddisfare la richiesta al capo progettista ingegner Giovanni Galasso, il quale elaborò un leggero biplano monoposto caratterizzato dall'ala superiore con configurazione a gabbiano. Il prototipo, equipaggiato con un motore Piaggio P7, venne portato in volo per la prima volta dal campo di Napoli Capodichino il 16 giugno del 1934, affidato ai comandi del pilota collaudatore Nicolò Lana, il quale ne attestò sin da subito le buone caratteristiche di agilità e velocità di salita. Al primo prototipo ne eseguì un secondo, che venne testato il 31 gennaio del 1935 davanti alla commissione esaminatrice della Regia Aeronautica e che venne preso in carico dalla stessa alla fine delle prove. Il terzo prototipo venne realizzato nei mesi successivi ed equipaggiato con un motore Piaggio P7 C45. Quest'ultimo rappresentava lo sviluppo definitivo dell'apparecchio e la commissione ritenne il progetto maturo per la produzione in serie. Venne emanato quindi un ordine iniziale per la fornitura di 50 esemplari, il primo dei quali venne assegnato ai reparti operativi entro la fine dell'anno. Tuttavia, al momento dell'entrata in produzione, il Ministero aveva già espresso il parere che il nuovo Fiat CR32 fosse più adatto a ricoprire il ruolo del predecessore, ma riconoscendo la bontà del progetto della IMAM, ritenne di riassegnare il Rock 41 al ruolo di addestratore, da utilizzare nelle proprie scuole di volo di primo periodo e per l'allenamento acrobatico. Nel 1937 all'originario monoposto venne affiancata anche la versione biposto, più adatta alla formazione dei piloti. L'apparecchio si presentava esteticamente identico, a parte la presenza del secondo abitacolo, che necessitava un allungamento della fusoliera di circa 90 cm. Il Rock 41 era un biplano monomotore a struttura mista con fusoliera e impennaggi in traliccio in tubi d'acciaio, saldati al cromo molibdeno. Le ali erano di formula sesquiplana, con semiali superiori più lunghe di quelle inferiori, dotate di alettoni e con la caratteristica forma ad ali di gabbiano che consentivano un'ottima visibilità frontale. Erano controventate e collegate a quelle inferiori da montanti tubolari a V. Centine e longheroni erano in legno. I piani di coda erano formati da una struttura in tubi d'acciaio saldati e rivestiti in tela, erano irrigiditi da montanti in tubo d'acciaio e da tiranti. Le superfici mobili erano compensate aerodinamicamente. Il rivestimento delle ali, degli impennaggi e delle fiancate della fusoliera era in tela verniciata. Il rivestimento del fondo e del dorso della fusoliera era invece in lamiera di duralluminio. La cappottatura ad anello tipo magni del motore era in lamiera di alluminio. Il carrello di tipo biciclo era fisso, a ruote indipendenti carenate e con gambe di forza munite di controventamenti e di ammortizzatori oleoelastici. In coda vi era un pattino orientabile e ammortizzato. Negli apparecchi successivi alla prima serie le ruote furono dotate di freno. In quelle delle ultime serie, probabilmente dalla 14ª, le carenature delle ruote vennero sostituite da parafanghi.
Il propulsore era un radiale Piaggio P7 C45 a 7 cilindri raffreddato ad aria, sovralimentato da un compressore a 2 velocità, azionato da una leva situata alla destra del pilota. Il meccanismo con la prima velocità consentiva di mantenere costante la pressione di alimentazione fino a 1500 metri, mentre la seconda, da innestarsi alla quota di 3000 metri, manteneva costante la pressione fino a 4500 metri. Questo motore aveva una potenza di circa 425 cavalli a livello del suolo, mentre la potenza saliva a 450 cavalli a 1500 metri e scendeva a 390 a 4500 metri. L'elica era una bipala in legno, successivamente sostituita da una bipala metallica. Il serbatoio di carburante poteva contenere un massimo di 176 litri di benzina ed era ubicato all'interno della fusoliera, vicino al motore, insieme a un serbatoio di olio da 20 litri. Nelle ultime serie, probabilmente dalla 15ª, venne montato il motore Piaggio P7 C35, munito di compressore monostadio, che erogava al suolo una potenza di 500 cavalli. L'armamento era composto da 2 mitragliatrici Breda Safat del calibro di 7,7 mm, fisse in caccia all'interno del muso, sparanti attraverso il disco dell'elica, con facoltà di tiro contemporaneo o singolo ed opzione tra arma destra e arma sinistra, con una dotazione complessiva di 850 colpi. Il Ro 41 monoposto aveva un'apertura alare di 8,81 metri per l'ala superiore, mentre quella inferiore era di 6,38 metri. La lunghezza era di 6 metri, l'altezza era circa 2,65 metri, la superficie alare complessiva era di 19,50 metri quadrati, il peso a vuoto era di 1010 kg, il peso massimo al decollo era di 1265 kg. L'autonomia era di circa 550 km, la velocità massima a 4000 metri era di 322 km orari, la tangenza era di 7750 metri. Il Ro 41 venne inizialmente impiegato nel ruolo di caccia durante la guerra civile spagnola dai volontari italiani dell'aviazione legionaria. Dopo la guerra alcuni esemplari vennero impiegati con la neonata aviazione spagnola nelle scuole di volo dal 1937 fino alla fine della sua carriera operativa nel 1950. In Italia, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Regia Aeronautica lo aveva già relegato al ruolo di addestratore nelle scuole di volo, ma le esigenze belliche ne reintegrarono l'originario ruolo di caccia. Così alcuni esemplari del Ro 41 vennero assegnati al 50° stormo basato a Tobruk. L'aereo venne impiegato nel teatro nordafricano dal luglio del 1939, essenzialmente per sopperire alla mancanza di velivoli più efficienti o costretti a terra per manutenzione. In quelle poche occasioni operative venne utilizzato in missioni di protezione ai centri abitati ed ai aeroporti, trovandosi a sostenere qualche sporadico combattimento. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, l'Aeronautica Nazionale Repubblicana al Nord utilizzò alcuni aerei sempre nel ruolo addestramento, così come fece anche la Luftwaffe in Germania e in Francia. Stranamente nessun esemplare rimase nel sud Italia con la Regia Aeronautica co-belligerante. 5 aerei della ANR sopravvissero alla guerra. Al termine del conflitto i velivoli sopravvissuti volarono nelle scuole di volo della neonata Aeronautica Militare Italiana fino al 1950, anno della definitiva dismissione. Il Ro 41 venne prodotto principalmente negli stabilimenti napoletani della IMAM, ma fu anche costruito su licenza dalla Augusta e dalla Avis di Cameri. Gli esemplari totali realizzati nei 3 stabilimenti nel periodo che va dal 1935 al 1949 furono 743, tra i quali 510 monoposto e 233 biposto.
La storia di questo piccolo biplano è veramente singolare, perché pur essendo già obsoleto come caccia quando apparve per la prima volta nel 1934, fu utilizzato come tale fino al 1940. La Luftwaffe lo ha utilizzato nel ruolo di addestratore, anche se i caccia tedeschi di prima linea erano completamente differenti. Il Ro 41 rimane quasi sconosciuto rispetto a molti altri velivoli italiani, pur essendo uno dei più numerosi prodotti e con una vita operativa lunghissima, con i suoi 16 anni di carriera. Il Ro 41 fu anche il primo aereo italiano ad essere prodotto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Augusta ricevette un primo ordine per 15 nuovi aerei e successivamente per altri 10. Ed infine 3 di queste macchine formarono il primo gruppo acrobatico dell'aeronautica militare a Padova nel 1947. In Italia il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, già in possesso di alcune parti originali, ha avviato una collaborazione con la sezione romana del GAVS, Gruppo Amici Velivoli Storici, per il riassemblaggio e la ricostruzione delle parti mancanti del Ro 41, il quale ad oggi si avvia alla fase finale di restauro. Parallelamente in Spagna è in corso la realizzazione di una replica. Tra le curiosità che riguardano questo apparecchio vi è senz'altro quella in cui questo aereo fece da sfondo al film I tre Aquilotti del 1942, scritto da Vittorio Mussolini per la regia di Mario Mattoli, con un giovanissimo Alberto Sordi tra i protagonisti. Il film si snoda tra le vicende di 3 accademisti divisi tra la Reggia di Caserta, l'allora sede dell'Accademia Aeronautica, e l'aeroporto di Capua, sede della scuola di volo, da cui sono tratte le numerose sequenze che avete visto.